Ciao a tutti, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi al canale e di lasciare un like, così non vi perderete nessun aggiornamento. Oggi parliamo di un momento che ha scosso il pubblico e spezzato il silenzio attorno a una storia che molti credevano chiusa per sempre. Parliamo di Özge Yağız, il cui portamento elegante e la discrezione in pubblico hanno da sempre alimentato un'aura di serenità. Negli ultimi giorni, però, davanti alle telecamere, quell'immagine impeccabile si è incrinata, lasciando intravedere la fragilità di un cuore che sta imparando, a fatica, a convivere con l'assenza. Per la prima volta, Özge ha parlato apertamente della dolorosa rottura con Gökberk Demirci. E le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato. Quella che doveva essere una semplice intervista sui prossimi progetti è diventata, all'improvviso, un frammento di verità che nessuno si aspettava di vedere in diretta. L'atmosfera in studio è cambiata nel giro di pochi minuti. Le domande sui copioni futuri, sulle audizioni, sulle nuove serie in preparazione si sono dissolte quando sul volto di Özge sono affiorati ricordi troppo vividi per restare dietro una maschera di professionalità. La sua voce ha tremato, appena percettibile all'inizio, poi sempre più. Lo sguardo, che di solito brilla di una calma controllata, si è appesantito. Una lacrima ha tracciato la prima riga di verità sulle guance, seguita da altre che lei non ha cercato di nascondere. In quel momento, come se avesse deciso di non fuggire più, Özge ha raccontato la parte di sé che non si vede sui red carpet. Ha ammesso che, dietro i riflettori, anche le stelle inciampano. Ha confessato che il dolore, quando arriva, non chiede permesso, e che la dignità non sempre riesce a far tacere i battiti di un amore che non sa come finire. Quando l'intervistatore le ha fatto il nome di Gökberk Demirci, la stanza si è fermata. Özge ha ispirato a fondo, poi ha scelto parole misurate, quasi temendo che, se fossero scivolate troppo in fretta, potessero ferirla ancora di più. Sto cercando di andare avanti, ha detto piano, ma ogni canzone, ogni strada, ogni profumo me lo ricorda. È come se il mondo mi parlasse di lui ovunque. Non posso cancellarlo, punto. Non c'era amarezza nella voce, solo un piegarsi morbido a una realtà che non si lascia riscrivere. Poi ha aggiunto, con una sincerità che ha trafitto chi ascoltava, molti pensano che una donna forte non pianga. Ma la forza non significa non crollare mai. Vuol dire sapersi rialzare anche quando si sanguina in silenzio. Io mi sento ferita, e lo sono in silenzio, punto. Quelle frasi, nude e vere, hanno fatto il giro dei social in poche ore. Clip, frammenti, screenshot, parole riportate senza commenti e parole accompagnate da lunghi messaggi di sostegno. Fa davvero male, ti capiamo, hanno scritto in tanti. Non devi dimostrare niente a nessuno. È già abbastanza respirare dopo aver perso così tanto, punto. Nei commenti si intrecciavano ricordi di vecchie interviste insieme, scene di set condivise, sguardi rubati durante eventi pubblici. La loro era una storia che molti avevano imparato ad amare a distanza, e il dolore di lei è diventato, in un certo senso, il dolore di chi aveva creduto che quella piega della vita potesse tornare indietro. Persone vicine a Özge hanno confermato quello che le sue lacrime avevano già raccontato: la separazione ha lasciato ferite profonde. Anche quando cerca di nasconderlo, anche quando tiene la schiena dritta e le mani ferme, anche quando sorride per gentilezza, l'amore le ritorna addosso come un riflesso inatteso in una vetrina. Chi le è accanto ha confidato che, perfino tra le lacrime, Özge non ha mai smesso di voler bene a Gökberk. Non lo dice a tutti, non lo esibisce, ma lo custodisce con un rispetto che parla per lei. E proprio per questo, quando le hanno chiesto se sentisse il bisogno di attribuire colpe, ha risposto con quella grazia che la distingue. Gökberk è stato una parte importantissima della mia vita, ha dichiarato. Non parlerò mai male di lui. Anche se non siamo più insieme, gli auguro pace. Sempre, punto. Un'onestà disarmante, che ha toccato il cuore dei fan e ha mostrato una maturità rara in un mondo che si nutre di scandali e risposte a bruciapelo. Poi, quasi come se stesse cercando la formula per spiegare l'inspiegabile, ha aggiunto: alcuni amori non finiscono. Cambiano forma, punto. Quel concetto è rimasto sospeso, come un filo teso tra il passato e un domani ancora senza contorni.
Non un addio urlato, non un portone sbattuto, ma una porta lasciata socchiusa sulla possibilità di riconoscere ciò che si è stati, senza dover per forza cancellarlo per poter respirare. Com'era prevedibile, dopo quelle parole tutti hanno cominciato a chiedersi quale fosse la reazione di Gökberk Demirci. I curiosi hanno scrutato i suoi profili, gli addetti ai lavori hanno mandato messaggi, i giornalisti di spettacolo hanno teso l'orecchio per carpire un segno, un indizio, un cenno. Fonti riservate hanno raccontato che Gökberk avrebbe visto l'intervista in disparte, senza spettatori, lasciando che ogni frase trovasse il suo posto dentro di lui. Si dice che sia rimasto a lungo in silenzio dopo la fine del video, come se le parole di Özge dovessero sedimentare piano, con rispetto. Il silenzio, spiegano quelli che lo conoscono bene, non è indifferenza. È rispetto. Un amico comune lo ha messo in chiaro, ci tiene ancora. Ma sa che parlare adesso potrebbe ferire entrambi. Il silenzio, per lui, è un modo di amare da lontano. Punto. Non è facile capirlo dall'esterno, in un'epoca in cui tutto deve essere detto subito, ma c'è una delicatezza in questa scelta che parla lo stesso linguaggio di ciò che Özge ha cercato di spiegare. Nel frattempo, lei ha provato a distrarsi tuffandosi nel lavoro, come se i copioni potessero offrire riparo, come se il ritmo dei set potesse anestetizzare il battito. Ma la verità è che la memoria non si lascia addomesticare così facilmente. A volte, sul set, sento una canzone, ha confessato con un sorriso spezzato. Ed è come aprire una porta che credevo chiusa. Ritorna tutto. Punto. A quel punto ha abbassato lo sguardo, quasi a proteggersi dalle immagini che le scorrevano davanti agli occhi. Ha continuato, rimango in scena, faccio il mio dovere, ma dentro di me c'è un'onda che non posso fermare. E quando la giornata finisce, in camerino, mi siedo e lascio che quell'onda passi. Punto. Alcuni colleghi raccontano che in certi pomeriggi, tra un ciak e l'altro, Özge resta qualche minuto da sola, silenziosa, le mani intrecciate sulle ginocchia, prima di tornare davanti alla macchina da presa con la compostezza di sempre. Nessuno le fa domande. Non ce n'è bisogno. Sui social, ogni gesto è stato interpretato, ogni parola soppesata. Una foto del cielo all'ora blu, una didascalia su un tramonto, un frammento di poesia condiviso nelle storie, tutto ha alimentato il desiderio del pubblico di leggere tra le righe. Alcuni hanno sperato in un riavvicinamento, altri hanno invitato alla prudenza. Le pagine dei fan sono diventate luoghi di confessioni. Ho rivisto l'intervista 3 volte, scrive una ragazza. Mi ha fatto pensare a quel messaggio che non ho mai inviato. Punto. Qualcuno ha ammesso di essersi riconosciuto nel modo in cui Özge ha parlato di forza e fragilità, come se avesse dato parole a una sensazione familiare e rimossa. Nel frattempo, attorno a Gökberk si è creato un silenzio attento. Nessun commento esplicito, nessuna dichiarazione impulsiva. Solo un post sobrio, in cui parlava di lavoro, disciplina, pazienza. Alcune strade non si corrono, si leggeva. Si percorrono con rispetto. Punto. I più attenti hanno notato che, tra le foto recenti, c'era il dettaglio di un orologio fermo alle 19:08. Un caso? Un simbolo? Le teorie si sono moltiplicate, ma senza risposte. E forse va bene così. Forse certe domande hanno bisogno del tempo per svanire da sole. Chi li ha visti insieme, in passato, ricorda l'intesa sul set, le risate fuori campo, la naturalezza dei loro sguardi quando non si accorgevano di essere ripresi. È questo, forse, che rende il racconto di oggi così intenso. Si percepisce che non è mai stata solo una storia di copertina. C'era profondità. C'era una promessa, se non detta, almeno suggerita. E non sorprende che il loro allontanamento abbia avuto i contorni di un dolore pulito, quello che non fa rumore ma scava a lungo. In molti si chiedono se il destino, prima o poi, offrirà loro un'altra scena da condividere. Voci di corridoio parlano di un premio imminente, una serata di gala in cui entrambi potrebbero essere presenti. Alcuni sostengono che i rispettivi team stiano cercando di evitare imbarazzi, pianificando orari sfalsati per la passerella, ingressi separati, tavoli distanti. Altri dicono che non ce ne sia bisogno, che sanno gestire la distanza senza trasformarla in un evento. C'è chi giura che si siano incrociati di recente,
dietro le quinte di una proiezione privata. Uno sguardo, un cenno del capo, un mezzo sorriso appena accennato. Niente di più. O forse quel niente era già moltissimo. Nonostante tutto, il lavoro resta il porto a cui tornare. Osge, tra prove e tavoli di lettura, ha accettato di misurarsi con ruoli più complessi, come se recitare fosse un modo per articolare emozioni che non riescono a farsi strada altrimenti. Ha raccontato che sta studiando di notte, che rilegge le scene a voce bassa perché le parole del copione le tengono compagnia. Ha ammesso che la stanchezza aiuta a dormire, a volte. Altre volte no. Allora esce sul balcone, guarda la città che si spegne piano, e si lascia consolare dal fruscio lontano del traffico. Ci sono notti in cui, dice, è sufficiente una luce accesa in una finestra per sentirsi meno soli. E Gökberk? Chi è vicino a lui assicura che si sta dedicando con la stessa intensità ai progetti futuri. Ha ripreso con costanza la palestra, le sessioni di lettura, gli incontri con registi che apprezza. Qualcuno racconta che, in una pausa, abbia sfogliato senza fretta vecchie foto sul telefono, indugiando su certi istanti e poi, con un sorriso corto, rimettendo tutto a posto. C'è in lui, dicono, un desiderio onesto di non complicare le cose, di prendersi cura della propria strada senza calpestare quella di nessuno. Una specie di gentilezza, rara e necessaria, che molti gli riconoscono. Tra gli addetti ai lavori circola una frase: se si rivedranno, sarà quando non farà più male. Punto. Non significa domani, non significa mai. Significa soltanto che il tempo ha il compito di ripulire i bordi affilati. Intanto, la vita continua. Ci sono copioni da scegliere, ci sono abitudini nuove da imparare, ci sono caffè che si bevono da soli e caffè che, a sorpresa, vengono offerti da amici che sanno quando è il momento di cambiare argomento. C'è l'arte, soprattutto, che sposta il dolore un po' più in là, il tanto che basta per respirare. Prima di congedarsi dall'intervista, Osge ha voluto ringraziare chi le è rimasto accanto. Ha detto che il sostegno dei fan l'ha abbracciata nei giorni più duri, che leggere i messaggi, anche in silenzio, le ha fatto sentire di non dover lottare da sola. Ha ripetuto di non voler incolpare nessuno, di non voler riscrivere nulla, di accettare che a volte si cresce anche così, senza applausi. Gli voglio bene, ha concluso, scegliendo con cura ogni singola lettera. Gli vorrò sempre bene, in un modo o nell'altro. E gli auguro serenità. Punto. Parole semplici, che hanno il peso delle cose definitive. Da quel giorno, il clamore si è un po' placato. È rimasta nell'aria la sensazione di aver assistito a qualcosa di intimo e di coraggioso, una confessione che non chiede schieramenti. Forse la vera notizia non è la ferita, ma il modo di portarla, con discrezione, con educazione, con una dignità che insegna più di qualsiasi slogan. E in questa storia che tutti credono di conoscere, la verità è forse una sola: ci sono amori che non finiscono davvero. Si trasformano. Cambiano posto dentro di noi, ma continuano a muovere il mondo in silenzio. E il silenzio, a volte, è la forma più elegante di rispetto, di gratitudine, di cura. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo, con la delicatezza che questa vicenda merita. Se ci sarà un incontro pubblico, se arriverà un progetto comune, se resteranno soltanto ricordi da onorare, ve lo racconteremo qui, su Celebrita dalla Turchia. Voi intanto diteci cosa ne pensate, le parole di Osge vi hanno colpito? Credete che il silenzio di Gökberk sia un ponte o una distanza? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e restate con noi. Perché le storie più vere non si esauriscono in un titolo, abitano i dettagli, e ogni dettaglio, nel tempo, sa trovare la sua luce.